Esatto, siamo nel suo camerino, si sta preparando, Sì, tra un po'... 25 minuti siamo in scena, allora andiamo spediti. Bentornati nella soffitta di Pippo. Mettetevi comodi, abbassate le luci e lasciate che i ricordi facciano il loro ingresso. Qui non celebriamo solo le dive, qui celebriamo le emozioni che ci hanno lasciato addosso, quelle che non se ne vanno, quelle che restano. E oggi? Oggi parliamo di una donna che negli anni 90 ha fatto sognare mezza Italia. Una donna che sembrava uscita da un'altra epoca, ma che era perfettamente dentro il suo tempo. Una donna che appena appariva in TV faceva fermare il telecomando. Justine Matera. Per molti era la Marilyn Monroe della televisione italiana. Per altri semplicemente una presenza impossibile da ignorare. Quindi in pieno personaggio, anche perché insomma interpreti perfettamente una... Sì, per me è venuto tutto facile, diciamo. Scherzo. Infatti anche mio marito mi ha detto: intanto non devi neanche recitare, sei così goffa. Come goffo? Ho sempre ballato io. Bionda, luminosa, sensuale, ma mai volgare. Con quello sguardo tra l'innocente e il consapevole, che ti faceva chiedere: ma lei lo sa che è così bella? Sì, lo sapeva. E sapeva usarlo con ironia. Justine nasce a New York, nel Queens, da genitori italiani. E già questo, in qualche modo, la rende un ponte tra due mondi. Ma la cosa che in pochi sanno è che non era solo bella, era colta, studiosa. Si laurea a Stanford, una delle università più importanti del mondo. Con una tesi su Dante, se avete sentito bene. Dante. Mentre tutti la immaginavano solo come una pin-up, lei studiava poesia medievale. E forse è anche per questo che aveva quell'aria diversa, quella profondità che non riuscivi a spiegarti. Senti, tu appunto sei nata a New York, sei nata a New York, ti sei laureata in lingua e letteratura italiana e poi sei venuta a Firenze. Ecco, cosa ti ha spinto a venire a Firenze? Soltanto gli studi o anche Ho qualcos'altro? studiato lì, c'era questa offerta con la mia università a studiare a Firenze, e quando sono arrivata mi ricordo di essere veramente senza parole per una che è nata, sono newyorkese, con tutti i grattacieli, mi sembrava un sogno, mi sembrava veramente un paesino delle favole. Arriva in Italia nei primi anni 90 per un'esperienza temporanea, ma, come spesso accade nelle storie migliori, il temporaneo diventa definitivo. Comincia a lavorare come modella, fa serate, balli, si muove, vive. E un giorno in una discoteca qualcuno la nota. Joe T. Vannelli. Da lì nasce la sua avventura musicale, incide Feel It, e contro ogni previsione il brano vola in classifica. Secondo posto, un successo vero. Studiavo di giorno, ma facevo anche la copista di sera. Ho fatto Non solo, ma tu hai inciso un disco che ha venduto tantissime copie. Sì, è vero, ho venduto un disco, ha venduto 24.000 copie, ero al secondo posto in Italia. Sì, bei tempi. Ma il destino aveva in serbo altro per lei, perché poi incontra Paolo Limiti, e Paolo la guarda e capisce subito. Non vede solo una bella ragazza, vede un'icona, un'immagine, un simbolo. Nasce così la Marilyn Monroe italiana. Justine entra Ci vediamo in TV e da quel momento cambia tutto. Ogni sua apparizione è un piccolo evento, ogni sorriso un colpo al cuore, ogni canzone una carezza. Era sensuale, ma mai sfacciata. Era ammiccante, ma mai forzata. Era bella, ma non distante. Sembrava divertirsi. E questo arrivava a casa. Che esperienza è stata appunto lavorare accanto a un pozzo di scienza come Paolo Limiti? Fantastico, splendido, mi ha insegnato tantissime cose, dalla serietà, dalla costanza, della precisione, poi l'ho anche amato. Negli anni 90 Justine diventa una vera icona pop. Calendari, servizi fotografici, copertine, ma attenzione, era sogno, era fantasia, era luce. E poi c'è quell'episodio che sembra inventato, ma è vero. Durante uno shooting nel deserto, in Egitto, viene fermata dalla polizia per oltraggio al pudore. Una scena da film. Da quel momento Justine entra ufficialmente nel mito. Ma mentre tutti la vedevano come una bomba sexy, lei cresceva, cambiava, si metteva alla prova, conduce programmi, fa radio, canta, recita a teatro, studia, prova. Non si è mai seduta. E quando partecipa alla fattoria, succede qualcosa di importante. Il pubblico vede una Justine diversa, forte, determinata, ironica, reale. Arriva in finale.
Non perché fosse bella, ma perché era vera. Sei molto brava, complimenti, ho visto lo spettacolo ieri e tu veramente insomma eccelli, devo dire, in tutto quello che fai nel cantare e nel ballare. Sempre per me è sempre una prova ogni sera, non mi sento mai tanto sicuro di essere bravo, tanto capace, allora vado sempre con un po' in fibrillazione. E poi il cinema, il bagaglino, il varietà, la satira. Justine non è mai stata una fotografia, è sempre stata un film. E oggi Justine Matera è una donna che non ha paura del tempo. Corre, pedala, nuota, si allena, ha più di 50 anni e un'energia che ti mette in crisi. Ma soprattutto ha una cosa rara, la serenità. Non rinnega il suo passato. Lo abbraccia, lo rispetta, lo gioca. E quando si mostra, quando posa, quando si racconta, non lo fa per provocare. Lo fa per essere libera. E questo è il suo vero messaggio. La sensualità non ha un'età, ha una consapevolezza. In un mondo che spesso chiede alle donne di sparire, Justine resta, presente, luminosa, viva. Non è stata solo una Marilyn italiana, è stata una ragazza cool travestita da pin-up, una showgirl con un cervello enorme, una donna che ha attraversato le epoche senza perdere se stessa. Ed è per questo che oggi, qui, nella soffitta, la celebriamo. Non per nostalgia vuota, ma per riconoscenza. Perché certe donne non sono solo ricordi, sono pezzi di immaginario. E senza di loro, gli anni 90 sarebbero stati molto meno interessanti. Se anche voi vi ricordate di Justine, se vi ha fatto sognare, sorridere, sospirare, scrivetelo nei commenti. E se questo viaggio vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi alla soffitta di Pippo e suggeriteci la prossima diva da riscoprire. Perché qui nessuna viene dimenticata davvero. Qui le icone tornano sempre a casa. È piaciuto? È molto, moltissimo. Bene. Grazie, Bene. veramente grazie. È stata una cosa bellissima sentirla.